Nuova prova e oggi parliamo di un Adventure che è anche la quinta moto più venduta in Italia, quindi uno verrebbe da dire un successo, non avrebbe bisogno di essere cambiata soprattutto perché è uscita 2 anni fa, ma in onda per la Transalp la pensavano diversamente, mi sa, perché per il 2025, a distanza di 2 anni, 1 anno e mezzo dal lancio della prima Transalp 7,5 di questa versione qua, hanno pensato di mettere mano ad alcuni dettagli, a rispondere a quelle che erano un po' le richieste del pubblico, degli appassionati e perché no di alcuni clienti. Le domande ora sono: avranno fatto bene e soprattutto come funzionano le novità che sono arrivate, che sono poche ma potrebbero essere molto importanti e abbastanza significative. Quindi adesso vi racconto brevemente che cosa cambia, poi saltiamo in sella e vediamo se ne vale veramente la pena. Andiamo. Come cambia per il 2025? Beh, ve lo dico subito e sarò anche abbastanza breve senza ripetervi troppi dati che già conoscete, per non allungare troppo il video perché di tempo ne ho poco, perché oggi dovrò provare un'altra moto. Comunque, prima di tutti, livello estetico, il faro che diventa più piccolo ma fa più luce perché non è più a riflettori, per intenderci i fari che hanno dentro gli specchi con la lampadina tradizionale, ma diventa a proiettori, quindi con 2 bulbi dentro, e questo permette di avere un fascio di luce nella maggior parte dei casi, come in questo, più intenso e nel caso specifico di aumentare la potenza e l'efficienza dei proiettori. Ma non è tutto, perché ovviamente c'è anche qualcosa di un po' più interessante solo del faro. Arrivano nuove grafiche, ma soprattutto cambiano le sospensioni, che in realtà non è che cambiano proprio, rimangono le stesse, sono cambiate le tarature, quindi diventano più sostenute e la gran parte del lavoro è stato fatto sul mono, che promette di essere più sostenuto in compressione, più veloce nel ritorno, con la forcella che è stata adeguata di conseguenza. E questo sarà abbastanza interessante perché io personalmente l'avevo detto alla prova della Transalp appena uscita nel 2023 che era un po' morbida, l'ho detto anche in altre occasioni, soprattutto per i fuoristrada. Oggi scopriremo cosa è cambiato. L'ultima modifica, l'ultimo cambiamento, che anche questa direi che è abbastanza significativa, ve la mostro subito, che è proprio qua dietro a cupolino. Nuovo display TFT, cambia completamente la grafica, ha sempre più modalità di visualizzazione, però diventa più semplice rispetto al passato, ma soprattutto diventa più semplice navigarci dentro grazie al nuovo blocchetto. Qui si cambiano le mappature e questo qui diciamo che semplifica tutto quello che c'era prima, che siamo abituati anche ad avere su Honda. Chiaramente rimangono frecce sotto e clacson sopra, come tutte le Honda da un bel po' di anni, però si cambia mappature col tasto Mod. Le mappature sono sempre 2 user più le altre 3 preimpostate, e gravel, e poi invece con il cursore, col joystick, ci si muove all'interno dei menu, si possono cambiare tutte le schermate di visualizzazione, entrare nelle impostazioni, insomma diventa un po' più semplice. E poi arriva l'indicatore della temperatura esterna. Adesso però direi che salgo in sella e andiamo a provarla. Prova finita, in realtà alla fine non abbiamo guidato tantissimo, circa un centinaio di chilometri, poco meno, compreso di fuoristrada e strada, ma ci stava bene così, anche perché oggi ne ho un'altra di moto da provare. Il video uscirà più avanti, quello dell'NC 750X, quindi dovrò dividermi tra 1000 cose e quindi va bene così. Sono bastati però per capire come funziona la Transalp adesso che sono state cambiate queste cose di cui vi ho parlato prima, e sempre prima vi ho detto che sono rimasto abbastanza sorpreso da come dei cambiamenti così, tra virgolette, piccoli, non direi poco significativi, direi solamente piccoli, riescano a cambiare il carattere di una moto. Allora, quindi partiamo subito con un discorso generale, perché è vero, il cambiamento principale è stato quello delle sospensioni, che però influisce anche sulla resa del motore a livello proprio dinamico della moto, soprattutto in fuoristrada, e poi anche quegli micro aggiustamenti che sono stati fatti al motore, c'è una bella differenza.
Allora, posizione di guida rimane invariata, quindi io che sono alto 1,80 m tocco bene, con entrambi i piedi decisamente bene, senza nessun tipo di problema. Posizione di guida, gambe abbastanza piegate rispetto magari ad altri adventure, però niente di così eclatante, non mi dà particolarmente fastidio alla lunga. Dopo un po' magari rispetto a moto che hanno un po' più di spazio tra sella e pedane, magari io comincio ad accusarlo un po' di più, ma oltre a questo veramente nulla da segnalare. Il manubrio è sempre un po' strettino, neanche troppo in realtà, però diciamo che non è proprio un manubrio larghissimo, molto fuoristradistico. La posizione è giusta, l'altezza è giusta, è anche abbastanza vicino al busto, quindi non si hanno le braccia troppo distese, e quindi devo dire molto bene. Zona di calzata, la moto comunque è stretta, non ci sono punti di contatto fastidiosi. Protezione aerodinamica, questo cupolino standard, c'è anche quello più alto. Ci siamo. Mi piace perché non disturba mai il campo visivo, non entra mai nel campo visivo. Se ci fate proprio caso, il bordo qua un pochino interferisce, ma veramente poca roba, e poi il fatto che sia abbastanza stretto, abbastanza rastremato, fa sì che anche la visuale laterale, diciamo quella un po' più ampia, si veda bene, e quindi anche in curva, quando si piega, si guarda avanti, non dà mai troppo fastidio, anzi direi che non ne dà in questo senso. Tema comfort, beh, calore del motore, vi dirò che non ho avvertito nulla di così tanto particolare, anche perché è vero, non fa freddissimo, ma non fa neanche così tanto caldo. Pensavo un po' meglio e quindi non ho avvertito granché. Una cosa che devo sottolineare sono vibrazioni. Premessa, ho le pedane, quelle senza gommino, quelle più fuoristradistiche, che mi piacciono moltissimo, perché hanno sono abbastanza ampie, e soprattutto il grip devo dire che è abbastanza buono, sicuramente tra le migliori che io abbia mai provato, almeno in condizioni d'asciutto, su un adventure. Però dicevo, il fatto di non avere il gommino un po' di vibrazioni le trasferiscono. È un motore che comunque su strada si tende a far girare un po' in alto, e quindi qualche vibrazioncina sui piedi arriva. Manubrio invece veramente poco da segnalare. Torniamo a quella che è invece la dinamica di guida. Beh, partire dal motore è stato fatto tra virgolette poco, ovviamente adesso si adegua Euro 5+, normativa anti-inquinamento, ma è stato fatto un lavoro dagli ingegneri di Honda per far sì che sia più morbido l'attacco del gas nei primi gradi di escursione, quindi, e questo limita moltissimo l'effetto on-off. Altro lavoro che è stato fatto è sulle mappature, che adesso sono più differenziate rispetto al passato, dove non c'era una grandissima differenza. In standard si viaggia bene, si viaggia molto bene, c'è veramente poco on-off, un pochino è rimasto, però niente che mi dia troppo fastidio. In sport invece cresce un po' l'on-off, aumenta un po' l'on-off, però la resa del motore ce n'è un po' di più, sia sotto, tende a girare anche un filino più in alto. Devo dire che da questo punto di vista è stato fatto un bel lavoro. E anche su quelle che sono le mappature, su come sono calibrate, sembra che ce ne sia anche un po' più sotto. Il passaggio da bassi a medi è un po' più consistente, ce n'è un po' di più rispetto al passato, la sento meno vuota. Tra l'altro la sto guidando nelle stesse identiche strade dove l'ho guidata 2 anni fa, perciò direi che ci siamo. 2 anni fa pioveva, adesso per fortuna c'è il sole, però ecco, nulla di meglio che provarla nello stesso posto dove è già stata provata. Sempre rimanendo motore, frizione, bene, non è la più reattiva che io abbia mai provato, però funziona, e soprattutto è molto molto morbida, cioè la tirate anche con il mignolo, è veramente da questo punto di vista poco affaticante. Ultimo tema, cambio. Il cambio di per sé funziona bene, è spaziato abbastanza bene per una guida a 360 gradi. Quello che mi piace molto è il quick shifter, che è un filino secco, però ormai l'ho sempre detto, a me i cambi secchi piacciono, e quindi bene. Il tempo di taglio, il tempo di tagliata non è velocissimo, non è un cambio da super sportivo ovviamente, però non sbaglia mai, cioè la marcia entra sempre, anche quando il gas anche a salire, quando il gas è veramente aperto un filo, entra dentro, e in discesa mai sbagliata una, anche quando scali 2 marce di fila. Veramente ottimo da questo punto di vista. Del resto, beh, il cambio Honda ci ha sempre abituato a quick shifter che funzionano mediamente bene, e che siano anche confortevoli, che magari non sono i più sportivi, però funzionano bene. Veniamo al tema della ciclistica. Qui è stato fatto un bel cambiamento. Parto subito da una cosa che non è una novità, ma che non mi ha fatto impazzire. Fuori strada, l'ABS anteriore rimane sempre un po' troppo invasivo. Quando ci sono un po' di buchette, quando magari il fondo è veramente molto scivoloso, si va a frenare dietro, dove peraltro la potenza
non è male, modulabilità perfetta, però mi sarebbe piaciuto avere un bite, un mordente all'inizio un filino più aggressivo che desse un po' di più, e soprattutto in discesa il pedale un po' più sostenuto e riuscire a dare un filino di potenza in più quando richiesta al freno dietro, senza per forza dover arrivare a fine corsa, perché questo poi diciamo che un po' implica di dover utilizzare di più il freno davanti, che però quando si va a utilizzare c'è l'ABS che entra in maniera abbastanza conservativa, direi, un ABS abbastanza conservativo, e questo non estremamente raffinato, ci sta anche per il tipo di moto, la fascia di prezzo, il segmento dove si va a inserire, però ecco, ogni tanto la frenata tende un po' ad allungarsi, quindi vi aiutate scalando una marcia, niente di assurdo, però secondo me qualche aggiustamento si poteva anche fare. Lato sospensioni invece, fuori strada soprattutto, i cambiamenti che sono stati fatti hanno cambiato completamente la moto. Allora, posizione di guida mi piace, mi trovo bene, perché comunque l'ho detto, la moto è stretta qui, è stretta anche qui, le pedane perfette, trovo tutti i comandi con molta facilità, la moto comunque non vado mai a toccare anche sulla sella dietro, sulla porzione di sella del passeggero quando vado a spostarmi indietro. Il fatto che si senta un po' più consistente il motore aiuta tanto, ma le sospensioni veramente sono cambiate tanto. Il lavoro grosso hanno detto che è stato fatto sul mono, più rigido in compressione, quindi più sostenuto e con un ritorno più veloce, quindi questo rende la moto più reattiva, più sportiva, e davanti è stato fatto un lavoro di conseguenza, ma io sento una forcella che lavora bene nella prima parte di escursione, rispetto soprattutto al passato, dove tende ad affondare molto meno, il ritorno è più veloce, e quindi tutta questa cosa qui fa sì che anche la moto risulti molto più leggera, molto più svelta da usare, soprattutto quando si spinge sulle pedane, quando si è in piedi, perché è molto più sostenuta, più rigida, sta lì, non affonda, è molto più facile anche banalmente da impennare, perché comunque ci sta, non è solo divertimento, una moto da fuoristrada, e poter fare anche quello con abbastanza facilità, e rispetto al passato ora la differenza è netta. Su strada invece, sospensioni, sicuramente la preferisco rispetto a prima, questo senza ombra di dubbio. Poi mi piacerebbe provarne una di fianco all'altra per capire poi quanto netta sia la differenza, soprattutto su strada, però mi piace, è più sportiva, è molto più veloce nei cambi di direzione, è più sostenuta, è più precisa anche a tenere la linea, quando si va a frenare un po' più forte non affonda più, è più difficile grattare le pedane, anche se dire che siamo riusciti a grattarle comunque qua l'asfalto, molto bello. Ha perso un po' di comfort, io ripeto, lo dico sempre, sono, in questo caso da solo, molto leggero, quindi peso 67 kg circa, perciò di sicuro non vado a mettere molto carico sulla moto, probabilmente con un passeggero sarebbe meglio, però diciamo che ha perso un po' del comfort che aveva prima, magari per chi ha un animo più da viaggiatore, da turista, questo se ne può accorgere, però tra le due preferisco sicuramente una moto un filino più sportiva, un filino più sostenuta, più comunicativa e più prevedibile, più divertente da usare in qualsiasi frangente di guida. Su strada il motore rimane più o meno lo stesso, migliora sicuramente il discorso dell'on-off, c'è un po' più di tiro sotto, però al di fuori di questo molto vicino a prima. Comunque il motore, sia che vogliate tirargli il collo e che volete usare tanto le marce, sia che invece decidete di far scorrere un più la moto, usare meno i freni, buttate dentro la terza, ma anche la quarta lei vi segue sempre, comunque esce dalle curve. Devo dire che complessivamente il pacchetto non è niente male, e ripeto, come ho detto prima, con dei piccoli cambiamenti così diciamo che sono stati fatti, la differenza è abbastanza importante. Per finire, passeggero è rimasto tutto uguale a prima, la porzione di sella a disposizione non è male, forse un filo stretta, però ci siamo, le maniglie che poi fa parte del portapacchi ottime come impugnatura, abbastanza ergonomiche, le pedane sono abbastanza vicine alla sella, però se non si è troppo alti, direi entro il 1,70 m si sta bene sopra. E mancano anche qua i gommini, sicuramente sono più belli da vedere, ma ci sarà qualche vibrazione in più. Ma per concludere torniamo alla domanda che ho fatto all'inizio, quindi mi avete dato lo spunto voi in realtà a pormi questa domanda: ha senso per una casa come Honda, ma anche in generale, dopo soli 2 anni, 1 anno e mezzo diciamo di presenza sul mercato di una moto, andare a cambiare tra virgolette così tante cose? La mia risposta è sì. È vero, a chi ha già comprato la moto questo potrebbe dare un po' fastidio, questo è da riconoscere, però il fatto che arrivino delle sospensioni più sostenute, un display con la grafica semplificata e un joystick
anche questo semplificato, che comunque semplificano tutto il sistema, tutto l'utilizzo del TFT. Questo significa che Honda ascolta i clienti, ascolta le richieste del mercato, e secondo me questo è molto importante, soprattutto in un periodo storico come questo, sapersi adattare velocemente a quelle che sono le richieste, ad andare incontro a quelli che poi possono diventare i tuoi clienti o che magari in un certo senso sono già tuoi clienti. Quindi secondo me direi che la scelta è stata giusta. Ora, non ho altro da dirvi, il prezzo non lo sappiamo ancora, non dovrebbe discostarsi troppo da quello della precedente, però non ce l'hanno ancora comunicato, arriverà a breve. Penso di non essermi dimenticato niente, se dovessi essermi dimenticato qualcosa, se voleste approfondire qualche tema, qualsiasi cosa, come al solito sono a vostra disposizione qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà quello dell'NC che sto andando a fare adesso.